Ciao di nuovo, amici romantici e sognatori. Bentornati o benvenuti, se è la prima volta che vi unite a noi, nel mio piccolo angolo di mondo, dove l'amore, la passione e la bellezza sono di casa. Sono sempre carica di entusiasmo quando vi ritrovo qui, pronti a immergervi in storie che scaldano il cuore e accendono la fantasia. Oggi, miei cari, continueremo a esplorare un universo che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. La storia di Burak Özçivit e Neslihan Atagul, e quella magica atmosfera che li ha avvolti nella città eterna, Roma. Abbiamo già accennato a sogni, piogge di rose e un amore che sembra sfidare i confini, ma c'è molto di più da scoprire. Preparatevi, perché oggi scaveremo più a fondo, svelandovi aneddoti inediti, curiosità nascoste e analizzando ancora più a fondo quel romanticismo che li ha resi un'icona indiscussa. Prima di addentrarci nel cuore della nostra storia, come sempre, un piccolo promemoria. Se non l'avete ancora fatto, vi invito caldamente a iscrivervi al canale. Attivate la campanellina per non perdervi neanche uno dei miei prossimi video, che saranno, come sempre, un concentrato di emozioni, viaggi e, ovviamente, tantissimo amore. Ora, spegnete le luci, rilassatevi, mettetevi comodi e lasciatevi trasportare in questo viaggio nel cuore del romanticismo. Burak e Neslihan. Due nomi che evocano passione e talento, due figure che, unite, hanno creato una chimica sullo schermo capace di trascendere la semplice recitazione. La loro magia, però, non si è limitata ai set televisivi, come abbiamo già detto. Roma, la città eterna, con la sua storia millenaria e il suo fascino ineguagliabile, è diventata lo sfondo di un sogno, un capitolo speciale nella loro storia, alimentando ancora di più la loro leggenda e cementando la loro immagine di coppia iconica. Ricordate, abbiamo già parlato di quel servizio fotografico? Quello in cui sembravano incarnare i protagonisti di un film d'altri tempi? Ma andiamo più a fondo. La scelta di Roma come location non è stata casuale. Roma è una città che trasuda romanticismo da ogni angolo, un luogo dove il passato incontra il presente creando un'atmosfera unica e suggestiva. Con i suoi monumenti maestosi, le sue stradine acciottolate che narrano storie secolari, e il suo fascino senza tempo, Roma ha fatto da cornice perfetta a quel sogno che Burak e Neslihan incarnavano. Lei, Neslihan, con la sua bellezza eterea, quasi ultraterrena, e quello sguardo intenso, penetrante, capace di comunicare emozioni senza bisogno di parole, e lui, Burak, con il suo fascino da principe moderno, un mix di virilità e dolcezza che fa battere il cuore a milioni di fan. Insieme, hanno incarnato l'essenza dell'amore romantico, un amore che sembrava uscito da un romanzo d'altri tempi. Ogni scatto, ogni sguardo, ogni posa era una dichiarazione d'amore silenziosa, un sussurro di passione che raggiungeva il cuore di chiunque ammirasse quelle immagini. Ma soffermiamoci un attimo sui dettagli di quel servizio fotografico. Non si trattava solo di belle pose davanti a monumenti famosi. C'era una cura maniacale per ogni singolo dettaglio, dalla scelta degli abiti, che richiamavano un'eleganza senza tempo, all'illuminazione, studiata per esaltare la bellezza naturale dei protagonisti e creare un'atmosfera sognante. Il fotografo, un vero artista, è riuscito a catturare l'essenza della loro chimica, la loro connessione profonda, trasformando ogni scatto in un'opera d'arte. E poi, la pioggia di rose. Abbiamo già accennato a questo gesto romantico, ma merita un'analisi più approfondita. Un gesto così semplice, all'apparenza, ma in realtà così potente, così evocativo, così carico di significato. Immaginatevi la scena, Roma, di sera, avvolta da un'atmosfera magica, illuminata dalle luci soffuse che si riflettono sulle antiche pietre, e una pioggia di petali di rosa che cade dolcemente su di loro, avvolgendoli in un abbraccio profumato e colorato. Un'immagine che sembra uscita da un film, un sogno ad occhi aperti, una scena che fa battere il cuore a chiunque la contempli. Chi non vorrebbe vivere un momento così? Chi non vorrebbe essere avvolto da una pioggia di petali di rosa, simbolo di amore e bellezza? Quella pioggia di rose, a mio parere, simboleggiava molto più di un semplice gesto romantico. Rappresentava la delicatezza e la fragilità dell'amore, la sua capacità di essere ferito e spezzato, ma anche la sua forza intrinseca, la sua resilienza, la sua capacità di fiorire anche nelle situazioni più inaspettate, anche quando tutto sembra perduto. Era un omaggio alla loro storia, al loro talento, alla loro capacità di emozionare e di far sognare il pubblico. Era un modo per dire che l'amore, quello vero,
È un dono prezioso, da custodire e proteggere con cura. Ma cosa rende la loro storia così affascinante, così coinvolgente, così capace di catturare l'immaginazione di milioni di persone? Penso che sia la combinazione di diversi elementi, tutti perfettamente orce. Estratti. Innanzitutto, la loro indubbia bellezza e il loro carisma. Non possiamo negarlo, sono due persone magnetiche, capaci di catturare l'attenzione con un solo sguardo, con un sorriso, con un gesto. La loro bellezza esteriore è innegabile, ma è la loro bellezza interiore, la loro autenticità, la loro umanità, che li rende davvero speciali. Poi c'è la loro bravura come attori. Non sono solo belli da vedere, ma sono anche incredibilmente talentuosi. Sanno come calarsi nei personaggi, come trasmettere emozioni in modo autentico, come coinvolgere lo spettatore in ogni scena, facendolo ridere, piangere, sognare insieme a loro. E, ovviamente, c'è la magia di Roma. Come abbiamo già detto, Roma è una città che respira storia, arte e bellezza da ogni poro. Un luogo che sembra fatto apposta per celebrare l'amore, per esaltare le emozioni, per rendere ogni momento indimenticabile. Roma amplifica le emozioni, le rende più intense, più vibranti, più vive. Passeggiare per le sue strade, ammirare i suoi monumenti, respirare la sua aria è come fare un viaggio nel tempo, un viaggio nella storia dell'arte e dell'amore. Non dimentichiamoci, poi, del potere dei social media. Nell'era digitale in cui viviamo, i social media hanno un ruolo fondamentale nel plasmare l'opinione pubblica e nel diffondere le notizie. Le foto e i video di Burak e Neslihan a Roma hanno fatto il giro del mondo in un batter d'occhio, diventando virali in pochi istanti. Milioni di persone hanno condiviso quelle immagini, sognando ad occhi aperti e immaginando la propria storia d'amore sullo sfondo della città eterna. I social media hanno amplificato la loro popolarità, trasformandoli in vere e proprie icone di stile e di romanticismo, in modelli da seguire e da imitare. Ma al di là delle foto patinate e dei post sui social media, al di là dell'immagine costruita dai media, c'è qualcosa di più profondo nella loro storia, qualcosa di autentico e di genuino. C'è la loro capacità di connettersi con il pubblico, di farci credere nell'amore vero, quello che supera ogni ostacolo e che dura per sempre. Forse è proprio questa la chiave del loro successo, la capacità di toccare il cuore delle persone, di risvegliare in loro il desiderio di amare e di essere amati. Anche se la loro storia sullo schermo si è conclusa. E qui dobbiamo fare una precisazione, si tratta di finzione, di un ruolo interpretato. Il loro impatto sulla cultura popolare è ancora molto forte. Continuano ad essere ammirati e seguiti da milioni di persone in tutto il mondo, che li considerano un esempio di talento, di bellezza e di amore. Il loro servizio fotografico a Roma è diventato un simbolo, un'icona di romanticismo e di bellezza, un punto di riferimento per chiunque sogni un amore da favola. E forse è proprio questo il segreto del loro successo, la capacità di farci sognare, di farci credere che l'amore vero esiste e che può essere vissuto in un modo unico e speciale. Non importa se siamo persone comuni o star del cinema, tutti abbiamo il diritto di sognare un amore che ci faccia battere il cuore e che ci faccia sentire vivi. Roma, per loro, è stata molto più di una semplice location per un servizio fotografico. È stata un'esperienza indimenticabile. Un momento magico che ha segnato le loro vite e che continua ad ispirare milioni di persone in tutto il mondo. È stata un'occasione per celebrare la bellezza, l'arte e l'amore in una delle città più belle del mondo. Ripensando a quella pioggia di rose, mi viene in mente una frase di William Shakespeare, il più grande drammaturgo di tutti i tempi: l'amore non guarda con gli occhi, ma con la mente. E forse è proprio così. L'amore vero non si limita all'apparenza, alla bellezza esteriore, ma va oltre, toccando il cuore e l'anima. L'amore è una connessione profonda tra due persone, un'intesa che va al di là delle parole e dei gesti. Burak e Neslihan ci hanno regalato un sogno, una visione romantica dell'amore, un'immagine che resterà impressa nella nostra memoria per sempre. Ci hanno ricordato che la bellezza può essere trovata anche nelle cose più semplici, come una pioggia di petali di rosa o uno sguardo intenso. Ci hanno insegnato che l'amore può essere vissuto in un modo unico e speciale, anche se non siamo star del cinema o protagonisti di una favola. E ora, amici miei, arriviamo al termine del nostro viaggio nel cuore dell'amore e della bellezza. Spero che vi siate emozionati e che abbiate sognato insieme a me. Ricapitolando, abbiamo parlato della magia di Burak e Neslihan, del loro servizio fotografico a Roma, della pioggia di rose, del loro impatto sul pubblico e del potere dei social media.
Abbiamo analizzato i motivi del loro successo e abbiamo riflettuto sul significato dell'amore e della bellezza. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho cercato di trasmettervi tutta la mia passione per questa coppia e per la loro storia, cercando di andare oltre l'apparenza e di scavare più a fondo per scoprire cosa li rende davvero speciali. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Siete fantastici! E ora, tocca a voi. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di Burak e Neslihan. Qual è il vostro momento preferito del loro servizio fotografico a Roma? Cosa vi ha colpito di più della loro storia? Credete che la loro immagine sui social media sia autentica o costruita? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre emozioni con me e con gli altri spettatori. E non dimenticate di mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici e con tutti gli amanti del romanticismo. E, soprattutto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Ci saranno tante altre storie da raccontare, tanti altri sogni da condividere e tante altre emozioni da vivere insieme. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Un bacio a tutti! A presto!